Sono le 9 di sera, è ora di iniziare a pensare al pane del giorno dopo. 500 grammi di farina di tipo 1, questa ha il 13,5% di proteine, quindi è una farina molto forte, una farina di qualità molto elevata. Se volete avere buoni risultati con il pane è molto importante la qualità della farina, la quantità di proteine, la forza della farina, sono cose che spesso diamo per scontate, invece sono importanti. Aggiungo 310 grammi o ml di acqua fredda, 4 grammi, che sarebbe mezza bustina, di lievito di birra secco disidratato, di birra, lievito per pane, e lo facciamo sciogliere. Questo è l'impasto che avete già visto altre volte nel mio canale, che io lo modifico secondo il tipo di pane che voglio ottenere. Sciogliamo bene il lievito. Non è che bisogna per forza farlo di sera come faccio io, lo faccio perché così alla mattina ho il pane pronto, però se volete potete farlo anche nell'arco della giornata, però la lievitazione deve essere lunga, almeno 8 ore. Lasciamo qua 5 minuti che si attiva il lievito. Aggiungo anche 4-5 grammi di sale, poco sale in questi pani qua. Allora impastiamo, anzi no, non è neanche un impasto, misceliamo un minutino. Non mi sporco neanche le mani, solo con il cucchiaio o con 2 bacchette, una forchetta, quello che volete. Si può fare con l'impastatrice? Sì, perché no, però dovete coprirla, ma non è necessario assolutamente sporcare l'impastatrice per fare questo piccolo pasticcio. Ecco, la vedete questa cosa brutta? Non è un impasto, è una cosa brutta. La lasciamo qui fino a domani. Sono circa le 9:30 di sera e in casa ci sono 22 gradi, lo riprendiamo domani mattina verso le 8. Buonanotte. Sono le 7 del mattino, invece delle 8 sono le 7, ma l'impasto è già pronto, guardate com'è. L'importante è che la farina sia forte, perché altrimenti non si gonfia così. Un po' di farina rimacinata, perché dobbiamo tirarlo fuori da qua. Un po' di rimacinata anche sull'asse, perché la rimacinata è molto asciutta a differenza dell'altra farina, ma se non ce l'avete usate la farina che avete, e bisogna farlo cadere, non schiacciatemelo, se no non viene. Con una spatolina o con la mano la stacco un pochino appena dai bordi e ce la faccio cadere da sola. Ecco, in 2 minuti scende da sola, non c'è bisogno di staccarla con le mani, oppure se volete aiutarla un po', ma cercate di non schiacciarla. Poi con una spatola e con le mani bisogna allargarla, così, ma non schiacciarla, è importantissimo, non schiacciatela, allargatela, dategli una forma un po' quadrata, rettangolare. Questa è una ricetta molto semplice, non bisogna impastare, non bisogna fare pieghe, l'unico lavoro che bisogna fare è questo qua, piegarlo, via la farina in eccesso e continuiamo a piegarlo. Ecco, non c'è bisogno di cucirlo, ricamarlo, giusto una strizzatina nei bordi e basta. Lo mettiamo già in una teglia con sotto la carta forno. Dobbiamo lasciarlo qui un'ora. Lo lasciamo coperto per un'ora. Intanto accendiamo il forno a 210 gradi, forno statico, ventilato, quello che avete, anche la stufa a legna va bene, basta che sono 210 gradi. Allora, faccio un taglietto di lato a 3/4, vedete? Facoltativo, potete anche non farlo, però se volete che si allarghi un pochino è meglio. Forno già caldo, 210 gradi, guardate dove è il forno, al centro, con sotto la leccarda vuota, così non mi secca il pane sotto. 40 minuti circa, dipende un po' dal forno, 35, 40, 42. Filone molto rustico, fatto, è una bomba, adesso lo tagliamo, però bisogna farlo raffreddare. Beatrice, oggi mortazza, panino con la mortazza e basta, certo. È freddo, è un profumo. Allora, questo è il taglio che gli avevo fatto, si è alzato tutto, se gliene facevo un altro era meglio ancora, si sarebbe alzato ancora di più. Via la farina in eccesso, vediamo un po' com'è, sentiamo come suona. Suonare suona bene. Voilà. Senza far pieghe, senza impastare,
lievitazione lunga senza lavorare praticamente, il risultato ottimo, farina semi integrale croccantissimo, boh, io me lo mangio.